Ciao amici, ben ritrovati. Oggi parliamo di un inchiostro in una edizione un po' speciale. Montblanc William Shakespeare, l'inchiostro Velvet Red, dedicato per l'appunto alla penna stilografica. Molto spesso Montblanc esce con la penna stilografica e l'inchiostro dedicato quando si tratta appunto di edizioni particolari. Un inchiostro che ho scoperto in questi giorni mentre preparavo la recensione che sta raggiungendo delle cifre ragguardevoli. Un'edizione limitata, non si trova più, scatta la mania di chi vuole accaparrarsi le ultime boccette, gli ultimi calamai, quindi sta raggiungendo veramente dei prezzi da Brunello di Montalcino, dicevo in un altro video, talvolta insomma anche poco giustificate. Però c'è posto per tutti, ci piace divertirci con gli inchiostri e allora andiamo a vedere com'è questo inchiostro dedicato niente poco di meno che a questo grandissimo scrittore. Non a caso ho portato qui l'altro calamaio, sempre Montblanc, di cui vi parlerò fra poco per una comunanza con questo inchiostro che non riguarda solamente l'aspetto della tinta. Allora, per quel che riguarda gli inchiostri Montblanc, se volete approfondire la conoscenza della gamma, delle varie linee, di quello che è il packaging, eccetera, vi metto l'indicazione qui nella scheda del video per andarvi a vedere le cose che non dirò in questo video per non appesantirlo troppo e che riguardano insomma altri aspetti. Qui ci occupiamo di che cosa? Dell'analisi organolettica, dell'analisi sensoriale, chiamiamola così, dell'inchiostro sensoriale, anche perché non è solo quella affidata ai sensi, in questo caso la vista, l'olfatto, il gusto lo lasciamo da parte, ma anche appunto sensoriale, quella tattile, perché l'azione dinamica che andremo ad effettuare fra poco è molto rilevante. Allora, cominciando da quello che possiamo osservare nel calamaio, beh, la prima cosa che colpisce è proprio questo, guardate, poi ve lo faccio vedere meglio nel dettaglio delle foto, cioè queste incrostazioni, questi addensamenti che si trovano in corrispondenza del collo del nostro calamaio. Questo ci fa capire che è un inchiostro che potrebbe, dico potrebbe, procurare un po' di problematicità, quindi piccole ostruzioni, false partenze oppure incrostazioni, nel caso lasciate lì la penna stilografica carica per tempo e tempo inutilizzata. Però, ecco perché ho portato questo, non sono a livello del Corn Poppy Red, che è veramente un campione, purtroppo, in senso negativo, in questo aspetto. Guardate addirittura soltanto per aver svitato eccolo qua, il calamaio, quante guardate, incrostazioni cadono poi anche sul quaderno. Beh, questo ci fa capire che è un inchiostro che va guardato con un po' di attenzione. Ve l'ho detto, non lasciatelo sulle penne, non lasciatelo troppo ad essiccare perché potrebbe poi finire per ostruirle, anche se la formulazione di questo è decisamente migliore, quindi non ho mai trovato delle problematicità di falsa partenza oppure degli skipping importanti dovuti alle ostruzioni per l'essiccazione. E la stessa evaporazione avviene in maniera molto più lenta rispetto al Corn Poppy, che comunque sapete è un prodotto che non è più in catalogo. Bene, dal punto di vista olfattivo nulla così da segnalare perché questi inchiostri, me lo annuso nuovamente, evidentemente sono trattati da Montblanc o da chi li produce, perché sapete che non è Montblanc il produttore, per cercare di insomma livellare un pochettino l'odore che comunque una sintesi può produrre. Me la provo sulla Monteverde Monza 3. Il pennino che ho scelto è il pennino fine, se non ricordo male, no, il pennino medio, una stilografica più che onesta, poi tra l'altro con questo suo colore mi piace anche parecchio. Forse non è la penna d'oca che William Shakespeare avrebbe scelto per i suoi grandi capolavori, però funziona e fa quello che ci serve di fare, cioè scrivere. Cominciamo, ecco guardate, ho già un po' intaccato il foglio, parliamo di Rhodia. Allora, inchiostro William Montblanc, intanto viene subito all'occhio, al tatto, che si tratta di un inchiostro limitata
scorrevole e messo, caricato su una penna con un pennino molto tondeggiante, quindi rifinito per scorrere, a volte diventa difficile andare a controllare il tratto. Tanto è vero che, presa un po' la misura, se dovessi riscrivere dovrei adeguare un pochettino la mia velocità per essere più ordinato. Inchiostro Mont Blanc, ovviamente la velocità, come sappiamo, non è amica della grafia e non è amica mai di tutte le cose che vanno fatte bene a regola d'arte. Un inchiostro però, come vedete, bello, ha nella sua tinta un rosso che si discosta appena da quello che potrebbe essere un rosso di riferimento, o perlomeno lo è per me, che ovviamente esprimo un parere personale, un rosso che vira appena verso ma non il marrone, il mattone, quindi un pochettino più spento, cioè meno vivace del rosso, quello fiammante, quello vibrante, e dopo ve lo metto a confronto così potete anche vederlo. Scrivo anche che sto utilizzando una Monteverde Monza 3 con il pennino M, giusto per divertirci un pochettino con questo inchiostro. Sì, senza dubbio la formulazione migliore o migliorata rispetto alla linea base, che comunque resta già abbastanza costosa, quella base Montblanc, si sente tutta, la si sente ogni qualvolta avete a che fare con questi inchiostri in edizione limitata. Si avverte che c'è quel quid in più per rendere da una parte migliore la scrittura nel senso della scorrevolezza. Non dimentichiamo che Montblanc, insomma, ha dei pennini, fatto salve le ultime produzioni che vanno anche nel senso di chi ama la grafia, ma parliamo della produzione quella abbastanza moderna, orientata verso la scorrevolezza, la facilità d'uso. Sono penne del resto che costano un patrimonio, quindi insomma non finiscono sempre nelle mani di chi avrebbe voglia di scrivere o comunque di provarle. E quindi un inchiostro che fa bene il suo lavoro, buona la scorrevolezza, bella anche la tinta, che come vedete non cambia molto nel momento in cui la metto giù, quindi ancora da asciugare e da asciugata. Questo è senza dubbio qualcosa che ci fa capire che c'è stata molta attenzione nella produzione, e soprattutto ci fa capire che il pigmento è un pigmento di quelli belli, di quelli buoni, cioè tanto lo mettiamo giù, quindi c'è meno componente, chiamiamola così, chimica, nel senso meno buono del termine, ma quella di qualità del pigmento. Andiamo a vedere come si comporta lo stesso inchiostro ma su una carta diversa, giusto per apprezzare come abbiamo visto il nostro colore. E come potete notare non c'è molta differenza, sebbene stiamo parlando questa volta di un Pigna Style, quindi un blocco molto economico, di quelli un po' da primo prezzo per le penne, e nemmeno dedicato espressamente alla penna stilografica. Come vedete c'è molta somiglianza tra l'inchiostro, vuol dire che è un inchiostro che riesce anche ad eludere abbastanza la finitura superficiale. Ancora una volta mi viene da dire il pigmento è un pigmento di qualità, del resto l'inchiostro è un inchiostro costoso, non nascondiamocelo. Vedo e noto anche poca differenza fra un tratto extra fine, come in questo caso, ed un tratto molto più corposo come questo doppio broad della Pelikan. Noto che c'è più effetto shading dovuto alla variazione del flusso, certamente, ma la tonalità, cioè l'intonazione o il baricentro tonale del mio colore, quindi la resa cromatica, effettivamente resta la stessa, quindi non viene per così dire alterata, nonostante insomma questa rigatura molto leggera del blocco,
dalla finitura della carta, quindi bene anche in questo senso. La vado a vedere un pochettino, invece lo vado a vedere rispetto così a un po' di rossi che ho messo giù in questo foglio, giusto per dargli una collocazione. La carta è una carta Rhodia, cominciamo dai primi colori che sono dei rosa scuri se vogliamo, ed arriviamo al Corn Poppy Red Mont Blanc, che secondo me è uno, ve l'ho detto, dei rossi più accattivanti, perché lo trovo proprio piacevole, vivo, anche quando si asciuga, e però vedete che appresso, però un po' più scuro, troviamo proprio il Mont Blanc William Shakespeare, una via di mezzo tra il Diamine Red Dragon, perché vedete che è più scuro, sembra quasi più marroncino rispetto alla vivacità degli altri due inchiostri. Quindi una tinta anche che, per esempio, mi stanca meno rispetto al Corn Poppy, che però mi conquista per altri versi. Vado ad osservarlo sulla carta avoriata del Fabriano e Cocqua, ed in questo caso noto che per certi versi viene un po' alterato dalla carta, cioè dall'intonazione della carta, e aumenta un po' il contrasto. Quindi tutto sommato lo preferisco come lo vedo su Rhodia, piuttosto che qui, che vengono accentate delle note, proprio la carta mette più in evidenza delle note più scure, insomma si perde un po' la purezza in questo caso. Quindi la carta, come sappiamo, è una carta abbastanza neutra o comunque bianca, senza tante intonazioni particolari, riesce a mettere meglio in evidenza queste caratteristiche. Torno un attimo sul nostro scritto della carta rigata per farvi notare che comunque la capacità coprente è assolutamente elevata, perché come vedete anche con un tratto extra fine non si percepisce la trama sottostante. Non vi ho mostrato se passa il foglio, perché non lo passa né su una carta così diciamo leggera, tantomeno sulla carta Rhodia, che è una carta che in questo senso previene abbastanza. Avevo messo vicino, giusto per farvi vedere, eccolo qua, il Corn Poppy, che come si può notare è un po' più dolce, un po' più vivace, è sempre sulla stessa carta, sempre con un pennino extra fine, però vedete che è un pochettino più rosso, sì, decisamente, anche con il tratto più corposo, è un tratto, scusate, una tonalità più vibrante, però sempre, ritornando per quel che riguarda la formulazione, come potete vedere il Corn Poppy non ha molte variazioni, molte sfumature, quello che insomma chiamiamo shading, nemmeno con un pennino così, vero, così corposo, cosa che invece troviamo qua con il William Shakespeare. Possiamo notare delle belle variazioni in corrispondenza di un tratto che riesca anche a metterle in evidenza, ma le stesse variazioni le troviamo anche qua, con un pennino extra fine come quello della Laureate, che vedete riesce a mettere in evidenza queste pennellate un pochettino più scure che danno veramente una bella espressività alla nostra grafia. Grazie, io vi aspetto ai prossimi video e intanto saluti inchiostrati a tutti voi.